Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo come progetto questa bellissima maglia dal sapore estivo. È una maglia che richiama un po' lo stile degli anni 80, quindi con una fascia elasticizzata sotto che poi vedremo in che modalità va a svasarsi verso l'alto, con un collo a barca senza manica, perché alla fine ho deciso di fare soltanto un giro di punti alti per rifinire, per dare appunto questo accenno. Il collo è a barca, piuttosto ampio, da consentire un indosso sia tradizionale o magari farla scendere da una spalla con sotto un top in contrasto. Adesso passiamo al materiale che ho usato. Per questa maglia ho usato il cotone fiocco della Tre Sfere in questa bellissima tonalità fucsia, veramente molto bello. Per lavorarla ho usato due uncinetti, ho usato il numero 3,5 per la fascia che abbiamo realizzato in basso e il numero 4 per il resto della maglia. Dopodiché avremo bisogno di una forbice, di un metro da sarta, qualche marcapunto ed un ago da lana. Ora vi mostro come ho lavorato. Sono partita prendendo la misura del fianco alto, praticamente qui dove il primo fianco, dove ci sono le anche, ho preso la misura. Dopodiché sono salita e ho realizzato una fascia elastica con l'uncinetto del 3,5, poi ho cambiato uncinetto, ho usato il 4 e sono salita per il resto della maglia. In questo modo ho realizzato due tipi di texture. La prima un po' più compatta, che già comunque il punto la rende così compatta. La seconda un pochino più morbida e l'abbiamo resa più morbida ancora cambiando l'uncinetto. Io il fianco alto, spiego brevemente come ho calcolato la misura. La misura del fianco alto di cui avevo bisogno era di circa 89-90 cm. Ho calcolato la semicirconferenza, che alla fine ho fatto cifra tonda 45, da lì ho tolto 5 cm, quindi ho realizzato entrambe le fasce di 40 cm l'una. Praticamente sono andata a costruire due pannelli così. Ho realizzato la fascia, dopodiché sono salita con l'uncinetto numero 4 con il punto. Qui ho fatto l'effetto svasato, ma in realtà io non ho fatto aumenti, se non che per raggiungere il numero di multipli che mi serviva. La forma a trapezio è la forma naturale della lavorazione che andremo a fare, vuoi perché la fascia resterà più stretta e il punto più largo, e vuoi per il cambio di uncinetto. È un lavoro più facile a farsi che non a dirsi. Per realizzare questa maglia, che è una taglia SM, ho usato 300 grammi di cotone, 6 gomitoli in tutto. Vi lascio al video tutorial. La maglia che andremo a fare sarà una lavorazione a pannelli, quindi avremo bisogno di due pannelli come questi che ho costruito con la fascia elastica sotto, dopodiché sono salita con il punto che ho scelto. Partiamo dalla fascia elastica. Iniziamo il nostro pannello dalla fascia elastica. La fascia elastica su questa mia versione del progetto misura 7 cm. Per ottenere questi 7 cm con l'uncinetto del 3,5 e il filato ho montato 15 catenelle. Montate le 15 catenelle, ne faccio un'aggiuntiva per poter tornare indietro e torno indietro prendendo la costina in alto di tutte le catenelle, quindi dovremmo lavorare tutte le catenelle a punto basso prendendo la costina in alto. Alla fine della riga dobbiamo ritrovarci con 15 punti bassi, quindi un punto basso per ogni catenella utile. E 15. Lavorata la 15ª catenella, ne faccio una per salire, però tenendola un po' stretta. Teniamo la solina un po' stretta in modo da non formare troppi buchi. Faccio una catenella aggiuntiva che non conteremo come punto. Dopodiché andremo a lavorare tutti i punti a
nella costa dietro, quindi guardiamo il punto dall'alto, è formato da due costine, andiamo a prendere quella dietro, ne prendiamo una sola, quella dietro, entriamo, facciamo un punto basso, quella successiva e facciamo un punto basso. Praticamente ripasseremo tutti i punti a punto basso nella costina dietro del punto, tranne l'ultimo che lo prenderemo pieno. E questo è il punto numero 14, lo lavoro in costa dietro. Questo è il 15°, entro proprio nel punto pieno e faccio il mio punto basso. Dopodiché stringo un filino l'asolina, faccio una catenella per salire, giro il mio lavoro, la catenella non la contiamo come punto, ci serve solo per girare, quindi entriamo nel punto che abbiamo subito sotto, ma nella costina dietro, lo prendiamo dall'alto, entriamo nella costina dietro e andiamo a fare lo stesso lavoro, quindi un punto basso nella costa dietro per ogni punto che abbiamo a disposizione, tranne l'ultimo che lo prenderemo a punto pieno. Ecco, questo è il 14° punto, lo faccio in costa, 15° e ultimo entro normalmente e faccio il mio punto basso. Dopodiché riparto, stringo un filino l'asolina, faccio una catenella, giro il mio lavoro, entro nel punto che ho subito qua sotto nella costina dietro, cioè praticamente prendendolo dall'alto, entrando e uscendo nella costina dietro. E vado avanti in questa maniera, ripetendo questa operazione fino alla larghezza che abbiamo deciso, considerando che è una maglia che io ho realizzato a fianco alto, considerando che la circonferenza di cui ho bisogno è 90, quindi diviso 2 fa 45, ho tolto 5 centimetri, quindi andrò a realizzare questa striscia, così come ho realizzato l'altra, di circa 40 centimetri, lavorando in questa maniera. Ho realizzato la mia striscia e misura esattamente 40 centimetri. Ora con l'uncinetto numero 4 andremo a ripassarla a punto basso, quindi tolgo il mio uncinetto 3,5 e metto il 4. Prima di tutto salgo con una catenella, dopo entro nel punto che ho subito sotto e faccio 2 punti bassi. Dopodiché qui c'è una sorta di buco, entriamo nel punto, saltiamo questo, entriamo in quello dopo, nella metà del punto proprio, e facciamo 2 punti bassi. Qui abbiamo catenella e punto basso, qui abbiamo punto basso, entriamo dove c'è il punto basso in mezzo e facciamo 2 punti bassi. Saltiamo questo, entriamo in quello successivo, nella metà del punto qua, e facciamo 2 punti bassi. Anche qui saltiamo questo buchino qua, entriamo nel punto successivo, proprio prendendo queste 2 costine, e facciamo 2 punti bassi. In questo modo andiamo a nascondere quelli che sono i buchi fisiologici di questa lavorazione. Quindi fatto questo punto basso, non entro qui, entro in quello successivo e ne faccio 2.
salto questo, entro in quello dopo e ne faccio 2. Salto questo, entro in quello dopo e ne faccio 2 e andiamo a ripassare tutta la nostra fascia in questa maniera. Finito di ripassare la mia fascia a punto basso, dovremo fare questo lavoro in grado di contare i punti, perché il punto che andremo a fare avrà bisogno di un multiplo di 10 più 3. Quindi andremo a contare i punti. Se ci ritroviamo il numero giusto di un multiplo di 10 più 3 va bene. Se invece è come nel mio caso che ho 88 punti bassi, dovrò arrivare a 93, quindi dovrò fare una riga di punti alti e mettere 5 aumenti per assestare il numero di punti per trovarmi giusta nella realizzazione del motivo. Quindi vado a riprendere il mio uncinetto, salgo con quello che va a sostituire il mio primo punto alto, nel mio caso punto basso su punto basso, vado a lavorare tutta la riga facendo 5 aumenti, distribuendoli più o meno in maniera regolare, ecco. Per aumento intendo 2 punti alti lavorati nello stesso punto e alla fine della riga dovrò avere 93 punti. Ci vediamo alla fine della riga. Ho ripassato di punti alti, sono arrivata ad ottenerne 93, che è il numero che mi serve. A questo punto passiamo con la spiegazione del punto. Il punto che andrò ad utilizzare è un punto di cui ho già fatto un video tutorial, che è il punto fantasia numero 30. Se qualcuno volesse approfondirlo prima ancora di cimentarsi a questo progetto, ve lo lascio nel box, vi lascio il link qui sopra. Detto questo, partiamo, saliamo con quello che va a sostituire il nostro primo punto alto, che può essere, io faccio punto basso su punto basso, però c'è chi inizia con 3 catenelle, punto basso, 2 catenelle, 2 catenelle, fate come volete, cioè come più vi viene comodo. Io preferisco questo sistema, mi lascia i bordi più regolari e quindi vado avanti così. Detto questo e fatto quello che sostituisce il nostro primo punto alto, vado nel punto successivo, ne faccio un secondo, vado in quello dopo e ne faccio un altro, per un totale di 3 punti alti su 3 punti. Dopodiché aggiungo 3 catenelle, salto un punto di base, entro nel successivo e faccio un punto basso, aggiungo altre 3 catenelle di separazione, salto un punto di base, entro in quello dopo con un punto basso, di nuovo 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello dopo, faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle di separazione, prendo il filo, salto un punto di base, entro in quello successivo, faccio un punto alto, entro in quello dopo, faccio un altro punto alto e in quello dopo ancora con un altro punto alto. Praticamente abbiamo replicato il gruppo di 3 iniziale. Ora passiamo alla sezione degli archetti, quindi faccio 3 catenelle, salto un punto di base, entro nel successivo, punto basso, 3 catenelle, ne salto uno di base, entro quello dopo, punto basso, 3 catenelle, salto un punto, entro in quello dopo, punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, salto un punto di base, entro in quello successivo, vado a fare punto alto, entro in quello dopo, punto alto numero 2, e in quello dopo ancora punto alto numero 3 e ripeto la sequenza: 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello dopo, punto basso, 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello successivo, punto basso, 3 catenelle, ne salto uno, entro in quello dopo, punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, salto un punto di base, entro nel successivo e vado a fare il mio gruppo di 3 punti alti, quindi entro in quello dopo, punto alto, in quello dopo ancora, punto alto, e lavoriamo tutta la riga in questa maniera. Praticamente dovremo avere gruppi di 3 punti alti
alternati a ventaglietti, alternati ad archetti. Gli archetti saranno 4. Ci vediamo alla fine della riga. Sono arrivata qui all'ultimo punto basso dopo l'archetto, quindi 3 catenelle di separazione, prendo il filo, salto un punto di base, vado a farmi i miei 3 punti alti negli ultimi 3 punti utili. Abbiamo fatto la prima riga del motivo. Come potete vedere comincia già ad essere un po' arricciata, che è l'effetto che voglio ottenere. Quindi giro il mio lavoro, salgo con quello che va a sostituire il mio primo punto alto e poi lavoro gli altri 2 punti alti con un punto alto per ciascuno, e sono 3. Dopodiché prendo il filo, entro nell'archetto e ne faccio un quarto. 3 catenelle di separazione, entro direttamente nell'archetto numero 2, quindi qui nel numero 1 abbiamo fatto il punto alto, entriamo nel numero 2, facciamo un punto basso, faccio 3 catenelle, entriamo nell'archetto successivo con un punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, entro nell'ultimo archetto con un punto alto, vado a lavorare gli altri 3 punti alti così come sono, punto su punto, dopodiché ne faccio uno aggiuntivo nell'archetto successivo. I punti alti da 3 della riga sotto ora sono 5. Aggiungo 3 catenelle di separazione, mi infilo nell'archetto successivo e faccio un punto basso. 3 catenelle di separazione, mi infilo nell'archetto dopo con un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto alto, lavoro gli altri 3 punti alti così come li trovo, entro nell'archetto successivo con un altro punto alto e anche qui i punti da 3 sono diventati 5. 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo, punto basso, 3 catenelle, entro nell'archetto che viene dopo, punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, entro nell'ultimo archetto utile per questo blocco di punti, faccio un punto alto, lavoro gli altri 3 così come li trovo, entro nell'archetto successivo, faccio un quinto ed ultimo punto alto e continuo la sequenza in questa maniera. Sono alla fine della riga, dopodiché vado a fare gli altri 3. Fatta la riga numero 2, giriamo il nostro lavoro e passiamo alla riga numero 3. Quindi saliamo con quello che va in sostituzione del nostro primo punto alto, lavoriamo i punti alti così come li troviamo punto su punto, dopodiché prendiamo il filo e entriamo nel primo archetto utile con un punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto centrale e faccio un punto basso. Di nuovo 3 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto successivo, faccio un punto alto, lavoro i 5 punti alti così come li trovo, punto su punto, dopodiché entro nell'archetto che ho subito dopo con un altro punto alto e i punti alti da 5 dalla riga sottostante
sono diventati 7. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto centrale, punto basso, rifaccio le mie 3 catenelle, entro nell'archetto successivo, faccio un punto alto, lavoro gli altri 5 punti così come li trovo, entro nell'archetto che ho subito dopo e faccio il punto numero 7, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto centrale, punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, entro nell'archetto successivo, punto alto, dopodiché lavoro gli altri 5 punti, entro nell'archetto che ho dopo, lavoro il settimo ed ultimo punto per quel che riguarda questo gruppo di punti. Continuiamo con questa sequenza di lavorazione fino alla fine della riga. Sono alla fine, faccio le ultime 3 catenelle, entro nell'ultimo archetto che ho a disposizione, faccio un punto alto, dopodiché vado a lavorare gli altri 4 che sono gli ultimi, punto su punto. Finita anche questa riga, andiamo a girare il nostro lavoro. Salgo con quello che va in sostituzione del mio primo punto alto, dopodiché lavoro gli altri punti alti così come li trovo. E ne faccio un aggiuntivo nell'archetto che ho subito dopo. Quindi entro nell'archetto, faccio un punto alto, una catenella di separazione, una sola, prendo il filo, entro nell'archetto successivo, faccio un punto alto, dopodiché vado a lavorare tutti gli altri punti così come li trovo, punto su punto. Lavorato l'ultimo punto utile, ne dovrò fare uno aggiuntivo nell'archetto che ho a disposizione subito dopo. Quindi prendo il filo, entro nell'archetto, faccio un punto alto, catenella di separazione, prendo il filo, mi sposto nell'archetto successivo, faccio un punto alto, dopodiché vado a lavorare gli altri punti così come li trovo. Qui ho lavorato il punto numero 8 che è il penultimo, prendo il filo, entro nell'archetto che ho subito dopo e lavoro il punto numero 9, catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto successivo, punto alto, dopodiché lavoro punto su punto. Lavorato l'ultimo punto che ho a disposizione, ne devo fare uno in più, che è il punto numero 9, entro nell'archetto e faccio il mio punto alto. Catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e andiamo avanti a lavorare in questa maniera per tutta questa riga. Ho fatto il penultimo gruppo, la catenella di separazione,
Ora entro nell'ultimo archetto utile, faccio il mio punto alto e dopodiché vado a lavorare gli altri punti così come li trovo. Fatta anche questa riga di lavorazione, ora dovremo invertire la sequenza, quindi dove abbiamo i punti pieni andremo a fare gli archetti, dove abbiamo gli archetti cominciamo a salire con i punti pieni. E faremo in questo modo: giro il mio lavoro, inizio con quello che va a sostituire il mio primo punto alto, aggiungo una catenella di separazione, entro nel punto alto successivo e faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle di separazione, salto un punto di base, entro in quello dopo con un punto basso, aggiungo 3 catenelle, prendo il filo, salto un punto di base, entro in quello successivo, faccio un punto alto, prendo il filo, entro nello spazio formato da una catenella con un punto alto, prendo il filo, entro nel punto alto che ho subito dopo, faccio un punto alto. Abbiamo riformato il nostro gruppo di 3 punti alti. Ora qui dovremo fare gli archetti. Praticamente questo motivo dobbiamo spostarlo qui. Quindi facciamo 3 catenelle, saltiamo un punto di base, entriamo in quello successivo con un punto basso, 3 catenelle, saltiamo un punto di base, entro in quello dopo, punto basso, 3 catenelle, saltiamo un punto di base, entro in quello dopo, punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, salto un punto di base, entro in quello successivo che è anche l'ultimo del nostro gruppo di punti alti, faccio un punto alto, prendo il filo, entro nello spazio della catenella con un altro punto alto, ripiglio il filo, entro nel primo punto alto utile, faccio il punto numero 3. Dopodiché ripeto 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello dopo, punto basso, 3 catenelle, ne salto uno, entro in quello dopo, punto basso, 3 catenelle, ne salto uno, entro in quello successivo, punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, entro nell'ultimo punto utile, quindi ne abbiamo saltato uno, entriamo nell'ultimo, con un punto alto, entro nell'archetto con un altro punto alto, entro nel primo punto alto utile con un altro punto alto e ripetiamo la sequenza fino alla fine. Ho fatto il mio ultimo gruppo di 3 punti alti, quindi dovremo andare a chiudere la riga con gli archetti. Quindi cosa faccio? Faccio 3 catenelle di separazione, salto un punto di base, entro in quello successivo, aggiungo 3 catenelle, ne salto uno di base, entro in quello successivo che è anche il penultimo punto con un punto basso, dopodiché aggiungo una catenella di separazione, prendo il filo ed entro nell'ultimo punto con un punto alto. Dopodiché giro il mio lavoro e qui faremo un punto basso, quindi entro nel punto che ho subito sotto, faccio un punto basso, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle e faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto successivo, faccio un punto alto, dopodiché lavoro i miei 3 punti così come li trovo, entro nell'archetto successivo con un punto alto, che è anche il quinto e l'ultimo. Dopodiché aggiungo 3 catenelle, vado nell'archetto che viene dopo,
punto basso, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, vado nell'archetto dopo, che è l'ultimo che abbiamo a disposizione per questo gruppo di archetti, punto alto, lavoro i 3 punti così come li trovo, ed entro nell'archetto successivo con un punto alto e lavoriamo la sequenza in questa maniera. Ci vediamo alla fine della riga, perché tanto non cambia, cambiano solo l'inizio e la fine, quindi ci vediamo alla fine della riga, vediamo come finire. Ho fatto il mio ultimo gruppo di punti alti, quindi aggiungo 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, quindi questo l'abbiamo lavorato con un punto alto, entro in quello dopo, faccio un punto basso, dopodiché aggiungo 3 catenelle, vado nel primo punto alto utile, cioè nell'ultimo punto che abbiamo a disposizione, che è il primo punto alto della riga che abbiamo lavorato in precedenza, e faccio un punto basso. Dopodiché giro il mio lavoro e proseguo. Salgo con quello che va a sostituire il mio primo punto alto, faccio una sola catenella di separazione, entro nell'archetto che ho subito qua sotto e faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e faccio un punto alto, dopodiché lavoro gli altri punti così come li trovo. Lavorato l'ultimo punto, entro nell'archetto che ho subito dopo e ne faccio uno aggiuntivo, che è il numero 7. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto centrale, faccio un punto basso, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo, punto alto, lavoro gli altri punti così come li trovo, entro nell'archetto, faccio l'ultimo punto del gruppo, dopodiché faccio le mie 3 catenelle, vado nell'archetto centrale, punto basso, di nuovo 3 catenelle, prendo il filo, entro nell'archetto successivo, punto alto, dopodiché vado a lavorare punti così come li trovo, entro nell'archetto che ho subito dopo, punto alto, continuiamo la sequenza per questa riga, ci vediamo alla fine, vediamo come finirla. Ho lavorato il mio ultimo gruppo di punti alti, quindi andiamo a concludere la riga in questa maniera. Faccio 3 catenelle di separazione, entro nell'ultimo archetto utile con un punto basso. Aggiungo una sola catenella di separazione, prendo il filo e vado a fare un punto alto nel punto basso che è stato il primo punto di inizio della riga precedente. Ora giriamo il nostro lavoro e partiamo con quello che va a sostituire il nostro punto alto, una catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto, quello prima dei gruppi di punti alti, quindi lascio perdere questo, entro in quello successivo, faccio un punto alto. Dopodiché lavoro tutti i punti così come li trovo.
Lavorato l'ultimo punto alto, prendo il filo, entro nell'archetto, ne faccio un altro, catenella di separazione, passo nell'archetto successivo, faccio il mio punto alto, dopodiché li lavoro così come sono. Lavorato tutti i punti alti, vado a farne un ultimo, il nono, nell'archetto, catenella di separazione, mi sposto nell'archetto successivo e continuo la sequenza di punti in questa maniera. Ci vediamo alla fine della riga. Sono arrivata a lavorare l'ultimo punto alto utile, ora andrò nell'archetto successivo, faccio un punto alto aggiuntivo, catenella di separazione, prendo il filo, vado sull'ultimo punto utile, quindi salto tutti questi, l'archetto, il punto basso, la catenella, vado sull'ultimo punto utile che è il punto alto iniziale della riga precedente con un punto alto. Ora tutto si ripete dalla riga numero 1, quindi cosa faccio? Giro il mio lavoro, faccio il sostituto del mio primo punto alto, dopodiché entro nello spazio della catenella, faccio un altro punto alto, entro nello spazio della catenella, faccio un punto alto, entro nel punto alto successivo e ne faccio un terzo. Come potete vedere, partiamo questo nuovo giro allo stesso modo con cui partiamo con questo nuovo giro nello stesso modo con cui siamo partiti nella riga numero 1. Quindi adesso cosa facciamo? Dobbiamo fare la nostra sequenza di archetti, quindi facciamo 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello successivo, punto basso, 3 catenelle, ne salto uno di base, entro in quello dopo, punto basso, 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello dopo, punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, salto un punto di base, entro in quello successivo che è anche l'ultimo della sequenza, faccio un punto alto, entro nello spazio formato dalla catenella, faccio un punto alto, entro nel punto successivo e faccio un altro punto alto e abbiamo il nostro gruppetto di 3 punti. Dopodiché ripeto la sequenza di archetti, 3 catenelle, salto un punto di base, punto basso, 3 catenelle, salto un punto, entro in quello dopo, punto basso, 3 catenelle, salto un punto, entro in quello dopo ancora, punto basso, 3 catenelle, salto un punto, entro nell'ultimo punto alto di questo gruppo di punti con un punto alto, prendo il filo, entro nello spazio creato dalla catenella con un punto alto, entro nel punto alto numero 1, faccio un altro punto alto, abbiamo fatto il nostro gruppo di 3. Ora continuiamo la sequenza in questa maniera. Ho lavorato il mio ultimo archetto di 3 catenelle, prendo il filo, salto un punto alto di base, entro nell'ultimo punto alto utile, faccio un punto alto. Dopodiché entro nell'archetto formato da una catenella, faccio un punto alto, prendo il filo e vado sull'ultimo punto utile con un punto alto. E abbiamo formato il nostro gruppetto di 3 punti alti anche qui. Ora non dovremmo fare altro che ripartire dalla riga numero 2 e andare avanti con tutta la sequenza fino al raggiungimento dell'altezza del pannello che desideriamo. Io vado a misurare il pannello che ho già fatto in precedenza e vi dico subito, ho lavorato oltre la fascia 42 centimetri. Ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5 motivi completi. Ci vediamo quando ho finito anche il pannello che ho in lavorazione. Ho terminato anche l'altro pannello e ora è arrivato il momento di cucire.
Per quel che riguarda il diritto e il rovescio è un punto reversibile, quindi non c'è diritto e rovescio, scegliete voi la parte che vi piace di più e la considerate diritto. Detto questo, appunto, ho appoggiato i miei pannelli uno sull'altro, però prima ho preso le misure per realizzare la scollatura. Ho fatto come si fa di solito, ho marcato la metà del pannello, dopodiché ho voluto una scollatura un po' ampia, quindi ho fatto 17 centimetri per parte, 17 e mezzo, quindi più o meno andrò a realizzare un'apertura per il collo di circa 35 centimetri. Ora non dobbiamo fare altro che cucire le nostre spalle. Per cucire le spalle potete scegliere il metodo che più volete, potete usare l'ago o l'uncinetto. Io userò l'ago perché ho lasciato già in precedenza il filo più lungo che basta per una piccola cucitura, quindi vado a farla col l'ago. Quindi andrò a prendere semplicemente il punto pieno dei due pannelli. Sono qui, entro da qui e prendo il mio punto pieno. Dopodiché io mi ritrovo già la catenella, quindi riprendo dalla parte che sono uscita, rientro, prendo il punto pieno, la catenella dell'altro pannello, la prendo intera, le due asoline, e ritorno indietro. Quindi sono uscita di qua, rientro di qui nel punto successivo, prendo il punto successivo anche dell'altro pannello e via via vado a cucire tutte e due le spalle in questa maniera. Terminato di cucire le spalle andrò a fare lo stesso lavoro sui fianchi. Quindi cosa faccio? Vado a ricavare quello che è il mio scalfo della manica, penso che lo farò intorno ai 18-19 centimetri, quindi dalla cucitura, cioè dalla metà, marco 19, 18 e mezzo via. Da una parte e faccio lo stesso anche dall'altra. Dopodiché vado a prendere la misura anche dall'altro lato, dall'altro scalfo manica, ripiego il mio lavoro tenendo sempre il dritto al centro e vado a cucire con il punto pieno così come ho fatto per le spalle. Ho finito di cucire entrambi i fianchi, dopodiché ho rigirato la mia maglia e sono andata a rifinire semplicemente con un giro di punti alti. Non farò la manica perché il pannello arriverà da solo a lunghezza di una manica corta. Quindi per me la maglia va bene così, però voi se volete aggiungere un po' di manica in più, nessuno ve lo vieta. Quindi cosa ho fatto? Sono andata a prendere il mio scalfomanica, l'uncinetto e il filo. Ho fatto il nodino, sono entrata in un punto qualsiasi nel sottomanica, comunque che quando andremo a chiudere il giro non si vedrà niente, e vado a lavorare dei punti alti, quindi entro, faccio punto basso su punto basso, dopodiché vado a ripassare tutto il giro a punti alti, considerando che un punto alto ha due gettati, andremo a fare due punti alti per ogni barretta che troviamo in orizzontale, mettendo sempre però la giusta tensione, nel senso se vediamo che il giro si allarga troppo, magari ne omettiamo qualcuno in modo da lasciare un giro manica piuttosto regolare che non faccia troppe onde. Ci vediamo quando ho finito di fare il giro di punti alti. Ecco, finito il lavoro e andiamo a vedere come sta indossata sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.